Bentrovate e bentrovati da Ivan Fiorillo. È una bella occasione questa, innanzitutto perché è la prima volta per me. È la prima volta che mi trovo a tenere una conferenza, una presentazione in un contesto del genere. Stiamo unendo cioè la cultura con la vita quotidiana. Siamo in un momento di convivialità, di condivisione, ma stiamo per parlare di un libro. E ritengo che unire ciò che facciamo solitamente, cioè consumare un pasto, prendere un buon tè con degli amici, alla conoscenza, alla voglia di saperne di più, sia un elemento che va ad aggiungersi a quello che solitamente potremmo fare, ma che magari potrebbe mancare, potrebbe difettare di un valore aggiunto. Ed è proprio quello che cercheremo di fare in questa nostra serata. Parliamo del mio libro. Un libro che ho scritto e che ho finito di scrivere nel 2018, che ho pubblicato nella sua prima edizione, nella prima versione nello stesso anno, che poi ha avuto un'edizione successiva nel 21, rimanendo però uguale, è cambiata solo la casa editrice, e tuttavia ritengo che questo libro sia ancora attualissimo, perché è il primo testo scientifico che va a ricostruire le differenze che esistono tra alcuni termini e espressioni che vengono ritenuti come sinonimi, e cioè bufala, fake news, bugia mediatica, teoria del complotto, scetticismo, falsa credenza. Sono cose diverse, sono espressioni diverse che noi tuttavia spesso utilizziamo come sinonimi nel nostro parlare quotidiano. E quando compiamo questo errore, ecco allora che si nasconde un grave pericolo, non solo nei confronti di quello che noi riteniamo essere vero, ma nei confronti soprattutto, e questo credo che sia il primo messaggio rilevante, di ciò che comunichiamo alle altre persone. Non abbiamo ben chiaro quello che stiamo dicendo, compiamo l'errore di parlare di una bufala piuttosto che di una fake news, piuttosto che di una teoria del complotto, sono cose diverse. E allora mandiamo un messaggio pericoloso, perché sbagliato, a chi ci sta di fronte, a chi magari legge un nostro testo. E questi errori possono essere più o meno pericolosi. Se io avessi però scritto oggi questo libro, lo avrei scritto in maniera totalmente diversa. Per quale motivo? Perché nel frattempo, dal 2020 ad oggi, e il Covid non c'entra, parliamo di altro, si è creata una questione di rilevanza mondiale di cui quasi nessuno parla, e lo facciamo noi per oggi stasera, e che riguarda soprattutto noi italiani. Vi anticipo che vi sto per sconvolgere perché molto probabilmente non avete mai sentito parlare di ciò che vi sto per dire. Ogni domenica, e non solo la domenica, si affaccia da una finestra molto importante verso mezzogiorno in Italia, nel territorio italiano, ma non nel nostro stato, un signore vestito di bianco. E questo signore vestito di bianco, essendo vestito di bianco, viene chiamato da tutti come Papa Francesco. Ma siamo sicuri che questo signore sia effettivamente pontefice della Chiesa Cattolica? Oppure è soltanto il monarca, voi sapete che la città del Vaticano è una monarchia, di quello Stato, cioè il governatore che da un punto di vista politico governa uno Stato che si trova appunto nel nostro territorio. Bene, per la prima volta, da quando esiste l'istituzione pontificale per come la conosciamo oggi, nella sua versione moderna, quindi parliamo circa dal Rinascimento fino ai tempi moderni, per la prima volta si è scissa questa figura, la figura del pontefice, cioè il pontefice non è più allo stesso tempo Papa della Chiesa Cattolica e monarca, cioè governatore politico della città del Vaticano, ma incredibilmente stavolta abbiamo davanti un signore che è sì monarca, che sì si è imposto come governatore appunto di questo Stato, che si trova nel territorio italiano, quindi ci riguarda in prima persona, ma attenzione, non è il pontefice della Chiesa Cattolica. E quindi andremo a ripercorrere tutto il corso della storia che ha portato al verificarsi di questa situazione estremamente anomala. Come lo facciamo?
lo facciamo grazie a studi che sono stati condotti, che sono stati pubblicati, che sono stati controllati, referati. Voi sapete che uno studio scientifico se naturalmente segue il metodo scientifico e se poi coloro che fanno parte della stessa comunità di riferimento, parliamo degli esperti, vanno a convalidare quello che appunto è stato scritto all'interno di questo studio. E quando poi ci sono decine di studiosi, chiaramente in tutto il mondo, che appartengono diciamo a sfere di interesse vicine, per esempio l'ambito della teologia, per esempio l'ambito della dogmatica, della storia della Chiesa, eccetera, e che conducono quindi percorsi di ricerca leggermente differenti, ma giungono alla stessa conclusione, perché tutti gli elementi portano ad arrivare appunto a quella conclusione, allora stiamo parlando di un qualcosa che è stato dimostrato, cioè si è arrivati a quella che viene definita come evidenza scientifica. Che cos'è? È una situazione chiara, acclarata, che esiste e che noi possiamo comprendere grazie al percorso di dimostrazione. Vi faccio un esempio e poi entriamo subito nel vivo. Noi sappiamo per esempio in maniera certa che la Terra non è piatta, che la Terra non ha neanche la forma di una sfera perfetta, ma è una forma che viene chiamata geoide. Benissimo, lo sappiamo anche che gira intorno al Sole. Lo abbiamo dimostrato, appunto dimostrare una parola molto specifica nel linguaggio scientifico attraverso vari sistemi, e quindi attualmente tutti gli esperti sanno che questa è una realtà, cioè abbiamo acclarato un qualcosa che esiste. Per esempio i cani esistono, i gatti esistono, è un'evidenza scientifica, non c'è bisogno di altri studi che vadano a dimostrare tutto questo. Perché ho fatto questa premessa? Perché appunto la storia di cui andiamo a parlare è stata dimostrata, acclarata da decine di studiosi di tutto il mondo e che sono giunti dunque alla stessa conclusione. E perché parliamo di questa vicenda? Ne parliamo perché al suo interno noi troviamo incredibilmente tutti i termini, tutte le espressioni che ho distinto all'interno del mio studio. E quindi, parlando di un'unica storia, abbiamo l'opportunità oggi di poter ripercorrere le differenze che esistono tra queste espressioni. Partiamo dall'inizio, partiamo cioè da identificare in maniera molto precisa che cos'è la massoneria. Perché dobbiamo parlare della massoneria? Siccome nel mio studio sono andato a indagare la presenza di false credenze nei testi scolastici e nei materiali didattici, io vorrei sapere anche da voi se vi è capitato durante il vostro percorso scolastico di studiare in maniera approfondita il tema della massoneria sin da quando è stata fondata ufficialmente. Siamo più o meno nel periodo dell'illuminismo. Vi è mai capitato? Cioè avete studiato dall'illuminismo fino ai giorni nostri la presenza della massoneria negli eventi principali della nostra storia? Oppure era dedicato soltanto un breve paragrafetto, magari quando è stata fondata, e poi basta, poi ci siamo dimenticati dell'esistenza di queste società? Attenzione, società che ora non sono segrete, in Italia non sarebbero consentite, nascono però come delle logge, un sistema di logge chiaramente segrete, dove al cui interno si trovavano uomini professionisti di vari ambiti e che avevano l'obiettivo semplicemente di migliorare il corso della storia, perché queste persone avevano le conoscenze adatte e quindi si potevano permettere di dare una mano in più rispetto al popolo che nella maggior parte dei casi era totalmente analfabeta. Inizio massoneria, siamo più o meno nel 1700. Sin dagli inizi della fondazione di questo che possiamo chiamare sistema, abbiamo avuto una contrapposizione direi fondativa, direi proprio essenziale, tra la massoneria e la Chiesa cattolica. Non parliamo di fede, non stiamo parlando di fede oggi, stiamo parlando semplicemente di storia e stiamo parlando di politica. La distinzione, la contrapposizione che fondamento ha? Ha un fondamento di tipo, potremmo dire, teologico. Cioè, da una parte c'è la Chiesa cattolica che dice il corso della storia è guidato dalla divinità, è guidato da Dio, noi dobbiamo fare il volere del cielo e non possiamo tra noi esseri umani metterci al posto della volontà divina e andare a modificare addirittura contro gli interessi stessi di una parte della popolazione il corso della storia.
Dall'altra parte invece c'è la massoneria che dice esattamente il contrario: no, noi dobbiamo metterci insieme per guidare noi il corso della storia, perché non è Dio che se ne occupa. Coloro che già ai tempi, ma anche adesso, iniziano questo percorso che viene chiamato iniziatico, perché non si può entrare liberamente, diciamo che è abbastanza pubblico, però ci sono dei criteri di selezione per poter entrare all'interno di queste associazioni, all'interno di queste assemblee. Quando ci si trova nei primi gradi iniziatici, si può portare all'interno della propria loggia l'esponente della propria religione, è quello che viene chiamato grande architetto dell'universo, quindi sono accolte tutte le religioni. L'importante però è credere che ci sia una divinità, cioè avere una forma di spiritualità. Una volta però poi che si avanza all'interno di questo percorso iniziatico, noi sappiamo, grazie alle rivelazioni di alcuni grandi e importanti gran maestri che abbiamo avuto nel corso dei vari decenni, che quel grande architetto dell'universo che viene venerato, o meglio che viene proprio adorato nelle sfere più alte, non è un Dio qualsiasi, è in realtà quello che la Chiesa Cattolica chiama, da un punto di vista teologico, il principe del mondo. Il principe del mondo non lo nomino, però è esattamente la creatura, perché è stata creata da Dio in questa teologia speculare che si contrappone alla divinità stessa, cioè alla Trinità. E capite bene allora che la massoneria non poteva essere accettata dalla Chiesa Cattolica. E come mai la massoneria identifica il proprio nemico unicamente nella Chiesa Cattolica? Perché è l'istituzione che si contrappone teologicamente alla massoneria stessa più forte che esiste da sempre, è ancora lì da 2000 anni, e tutti, come dire, i grandi potenti dell'Europa, soprattutto, a parte alcune parentesi felici, si sono andate proprio a contrapporre a questa Chiesa Cattolica. Sin dagli inizi ecco che la Chiesa va a scomunicare la massoneria, cioè la massoneria è stata scomunicata più volte nel corso della storia, più volte queste scomuniche si sono ripetute, e vi prego di fare attenzione a ogni singolo passaggio che stiamo percorrendo oggi. E queste scomuniche le abbiamo avute fino agli ultimi papi, cioè sempre veniva ribadita e ripetuta questa scomunica alla massoneria in documenti ufficiali, perché le due visioni erano e sono completamente contrapposte e non conciliabili. Andiamo avanti nel nostro percorso, perché dobbiamo arrivare ad un momento in cui le sfere massoniche riescono ad infiltrarsi all'interno del Vaticano. Attenzione, perché sin dagli inizi la massoneria aveva capito che non poteva contrapporsi in maniera diretta e speculare alla Chiesa. Tutti ci avevano provato in passato, nessuno ce l'aveva fatta, bisognava infiltrarla, cioè bisognava corrompere il sacerdotello del paesino, il vescovo, eccetera, eccetera, e cercare di combatterla dall'interno. Questo è stato fatto sin da subito, però ci si rese conto che fin quando noi corrompiamo solo il sacerdote di quella città, il vescovo di quella diocesi, eccetera, non possiamo andare a intaccare realmente l'istituzione della Chiesa Cattolica. Bisognava arrivare a Roma. E allora, sin dal Settecento abbiamo avuto queste infiltrazioni, si è andata a creare quella che è stata definita da un punto di vista storico la massoneria ecclesiastica, fino a un momento però decisivo. E arriviamo quasi ai giorni nostri, arriviamo cioè al XX secolo, anni 60, e viene convocato quello che è stato definito il Concilio Vaticano II. Lì succede un qualcosa di epocale nella storia della Chiesa. Che cosa succede? Giovanni XXIII, che è stato il Papa che lo ha convocato, aveva un'idea molto importante. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si era passati da una forma di società, che era la società rurale, contadina, con dei suoi orari, con dei suoi ritmi, ad una società invece di tipo industriale, che ha coinvolto l'intera popolazione italiana ma anche europea. Prima ci si alzava molto presto la mattina e si andava a lavorare nei campi molto presto, e allora si andava prima a messa e poi si andava a lavorare nei campi. La messa, pensate che si faceva la mattina molto presto, addirittura prima dell'alba, e dopodiché si ritornava a casa e si andava a dormire molto presto. Con il cambiamento invece della società, allora abbiamo avuto una trasformazione epocale.
i ritmi della Chiesa cattolica non si potevano più conciliare con la società reale, con quella che esisteva veramente. E allora bisognava adeguare il mondo della Chiesa cattolica al mondo che si era trasformato. Queste erano le intenzioni di questo pontefice, ma qualcuno ne approfittò. Ne approfittò perché si riuscì ad entrare attraverso appunto questi appartenenti della massoneria che erano scomunicati, vi ricordo, all'interno proprio del Vaticano. Come? Riuscendo a corrompere alcuni esponenti di altre chiese, di chiese che si erano scismate nei secoli precedenti. Pensiamo alla Chiesa protestante, pensiamo alla Chiesa luterana, anglicana in particolare, e che sono divenuti i protagonisti del Concilio Vaticano II. Si sono chiamati questi esponenti in quanto l'obiettivo era anche coinvolgere persone che non facevano parte della Chiesa cattolica per riavvicinarle alla Chiesa di Roma. Tuttavia questi esponenti hanno avuto un ruolo di primo piano all'interno di questo concilio. Persone che erano scomunicate anch'esse in quanto appartenenti a chiese non riconosciute dalla Chiesa cattolica. Questi esponenti però erano molto in odore di massoneria e hanno seguito un vero e proprio piano, possiamo definirlo, una vera e propria agenda che è stata poi resa pubblica da alcuni esponenti appunto di queste logge o comunque di queste chiese non riconosciute ufficialmente dalla Chiesa cattolica, con l'obiettivo, con lo scopo di destrutturare dall'interno i fondamenti stessi della Chiesa cattolica. Perché dobbiamo sottolineare tutto questo? Perché noi adesso siamo seduti, ok? Ci troviamo seduti su delle sedie. Se noi non abbiamo una conoscenza reale, approfondita, scevra di interpretazioni fallace dimostratesi del tutto false ormai da decenni dagli studi pubblicati, se non siamo consapevoli del percorso che abbiamo alle nostre spalle, che ha determinato ciò che noi oggi siamo realmente, e non quindi con fantasie del tutto infondate, non siamo in grado di guardare al futuro. Però io ritengo anche che l'espressione guardare al futuro sia totalmente fallace, perché noi non possiamo guardare a quello che c'è davanti a noi. Si trova solamente nella nostra testa, deriva solo dalla nostra immaginazione, dalla nostra progettualità. Davanti a noi invece dobbiamo avere ben chiaro ciò che abbiamo dietro di noi, cioè la nostra storia. Se abbiamo ben chiara la nostra storia, allora sì che possiamo progettare un futuro reale, fondato su delle basi solide. È un po' come lo schienale che abbiamo dietro la nostra schiena. È questa struttura solida che ci sostiene e che ci permette di proiettarci al nostro futuro. E siccome la cultura italiana ed europea ha due matrici fondamentali da un punto di vista storico e che costituiscono l'identità di ciascuno di noi, allora queste due matrici le dobbiamo conoscere alla perfezione. Quali sono? Sono la matrice classica, cioè la cultura delle civiltà del Mediterraneo, ed è la matrice poi cristiana, che non ha a che fare con la fede, ha a che fare con la cultura cristiana, e noi, volenti o nolenti, ne siamo completamente intrisi. Basta camminare per le nostre città, basta ascoltarci quando parliamo. Il nostro linguaggio contiene profondamente una teologia cristiana, una teleologia cristiana, una visione del mondo che è cristiana, anche se ci professiamo di altre religioni o atei. Ma qua non parliamo di fede, qua non parliamo di religione, qua stiamo parlando di cultura. E siccome oggi c'è una persona con un gruppo di amici che sta distruggendo passo dopo passo e senza averne la possibilità legale, giuridica di farlo, e sta distruggendo una delle nostre matrici, è chiaro che ci riguarda tutti questa cosa. Ed eravamo arrivati al punto in cui appunto queste persone sono riuscite a entrare a Roma, sono riuscite a entrare all'interno di questo concilio. Sono state pubblicate poi queste agende, possiamo dire, attraverso delle lettere che erano state inviate a coloro che stavano guidando il Concilio Vaticano II per modificare quello che prima era normale all'interno della vita religiosa del nostro paese e dell'intero mondo cattolico,
e passo dopo passo alcuni di quei punti sono stati già modificati e approvati durante il Concilio Vaticano II con i documenti, altri invece dovevano essere modificati e attuati, approvati nei decenni a venire. Arriviamo poi al Papa successivo, e cioè a Paolo VI. Paolo VI si ritrova con una situazione completamente degenerata in questo Concilio Vaticano, con quello che è stato definito anche un certo dilettantismo da parte di queste figure che non arrivavano dalla cattolicità, ma che arrivavano dall'estero, potremmo dire, che quindi poco avevano a che fare con la nostra, appunto, identità culturale che era tanto presente nel paese italiano. E la massoneria aveva sempre più potere all'interno della Chiesa cattolica. Bisognava finire questo concilio per evitare altri danni, e allora Paolo VI decretò la fine del Concilio Vaticano II con una Chiesa cattolica molto provata da quello che si era vissuto all'interno di quei, anche se erano stati pochi anni alla fine. Successivamente cosa succede? Succede che arriva un altro Papa. Guardate bene che sia Giovanni XXIII e sia Paolo VI, come tutti i papi precedenti, si erano espressi più volte contro la massoneria, non erano stati in grado di colpirla all'interno di quello che stavano vivendo, cioè del Concilio Vaticano II, e di fatto avevano le mani legate. Più di quello non potevano fare, più che interminare quello scempio non potevano fare altro. Giovanni Paolo I riceve una lista dopo che è stato eletto. Voi sapete che è durato praticamente solo un mese. Riceve una lista affidabile, attendibile, che conteneva l'elenco di tutti quei cardinali, erano diventati cardinali, affiliati alla massoneria. Attenzione, abbiamo detto che i massoni sono scomunicati dalla Chiesa cattolica e c'erano cardinali affiliati alla massoneria. Se un cardinale è scomunicato in maniera automatica dai documenti ufficiali e poi si tiene un conclave, quel conclave è da ritenersi valido oppure no? La risposta è da ritenersi valido. Mi raccomando, tenete bene a mente questa cosa, perché arriveremo al conclave del 2013 e capiremo un colpo di Stato che è avvenuto proprio nel territorio italiano. Il conclave è valido perché? Perché il fatto che il cardinale appartenga alla massoneria è comunque un fatto privato, cioè è scomunicato, si è autoscomunicato, potremmo dire. Scomunicato vuol dire che non fa parte più della comunione ecclesiale, della comunione della Chiesa, è fuori dalla Chiesa cattolica. Ma se quel cardinale poi si pente, quindi chiede ammenda, si va a pentire, a confessare con un sacerdote, eccetera, e poi entra nel conclave, allora è a posto, perché si è pentito, ritorna nella Chiesa cattolica, validamente da un punto di vista legale, da un punto di vista giuridico, quel conclave è valido, e quindi quel conclave permette poi che il Papa che viene eletto sia un Papa valido da un punto di vista legale. Ed è proprio quello che è successo all'epoca. Ma chiaramente Giovanni Paolo I, sapendo che quei cardinali erano appartenenti alla massoneria, doveva togliergli il titolo cardinalizio. Doveva insomma togliergli la possibilità di entrare in conclave e di essere cardinali. Ebbene, qualche ora dopo la ricezione di questo elenco, voi sapete alla fine che ha fatto Giovanni Paolo I. Ecco che là sono nate subito le prime dicerie, le prime teorie, cioè ancora non si sapeva, non si avevano dei dati certi per capire come mai Giovanni Paolo I fosse morto, e subito chi grida al complotto, chi dice è morto di morte naturale, eccetera, eccetera, ma non c'erano dei dati precisi. Ecco che qua parliamo di teorie del complotto, cioè di una teoria, vuol dire che è ben strutturata, è un ragionamento ben strutturato, che in maniera univoca parte da alcuni dati che sceglie appositamente, effettua un percorso unico che non consente di avere altre strade percorribili, e alla fine arriva ad una conclusione che viene data come assodata, come l'unica conclusione possibile. Però non tutti sono d'accordo con queste teorie del complotto, perché è chiaro che non è un modo di procedere scientifico. Ora invece sappiamo, è ormai acclarato, che Giovanni Paolo I è stato ucciso.
Non sappiamo bene le modalità, non sappiamo bene da chi, o meglio, lo possiamo ben immaginare, cioè appunto da quella massoneria ecclesiastica già presente all'interno della Chiesa, già presente addirittura nel Vaticano ormai, e che doveva fare fuori questo Papa che stava per togliere tanti cardinali proprio dal collegio cardinalizio. Arriviamo al Papa successivo, e qua attenzione alle cose che diremo, Arriviamo cioè a Giovanni Paolo II. Che cosa fa Giovanni Paolo II? Ha avuto molti problemi pure lui con questa massoneria, sapete che ha subito un attentato nel 1981, anche lì sono nate diverse teorie. Attualmente quella che è la più attendibile, la più probabile, anche se non si è arrivata ad una conclusione certa, e attenzione, questo è importante quando si fa comunicazione, stabilire e distinguere ciò che è certo da ciò che è certo non è. Anche in quel caso purtroppo è stata la massoneria ecclesiastica, perché Giovanni Paolo II si stava opponendo giustamente contro questa presenza, potremmo dire, distruttiva interna alla Chiesa Cattolica. Gli fanno l'attentato, chi grida ai palestinesi, chi grida ai turchi, eccetera, eccetera, assolutamente no. E dopo 2 anni però, Giovanni Paolo II, ecco che sferra l'attacco. Un attacco di cui quasi nessuno parla, è un attacco che stiamo rivalutando proprio oggi, dopo quello che è successo, ahimè, nel 2013. E cioè pubblica una nuova versione del diritto canonico. Stiamo parlando cioè di giurisprudenza, stiamo parlando del mondo legale. E stabilisce che un Papa, attenzione, per abdicare, cioè per rinunciare al titolo di Papa, deve rinunciare appunto al titolo di Papa, non all'esercizio attivo. Inserisce cioè nel diritto canonico una differenza che prima non esisteva. La differenza tra essere Papa, munus petrino, in latino, e fare il Papa, cioè il ministerium, l'esercizio attivo del titolo di Papa. Il munus, l'essere Papa, viene conferito a livello teologico da Dio stesso, invece il ministerium viene conferito dal collegio cardinalizio durante il conclave, cioè i cardinali affidano a quello che è stato nominato come Papa la facoltà di poter esercitare attivamente questo suo essere Papa, quello che viene chiamato il pontificato. E allora il Papa, se vuole rinunciare all'essere Papa, deve rinunciare al munus, cioè io non sono più Papa, torno, come dire, ad una vita normale, si può convocare un nuovo conclave, quel conclave chiaramente sarà valido e si eleggerà un nuovo Papa che avrà il munus. Passa un po' di tempo, passano alcuni anni e all'inizio degli anni 90, proprio nella città del Vaticano, viene eretta una struttura che prima non esisteva. Un monastero che si chiama Monastero di Mater Ecclesiae, forse qualcuno se lo ricorderà questo monastero, perché era lì che ha abitato Benedetto XVI fino alla sua dipartita, cioè fino al 31 dicembre del 2022. A che cosa serviva questo monastero? Laddove il Papa non possa esercitare attivamente il proprio ministerium, cioè il fare il Papa, entra in una situazione canonica che viene chiamata, secondo il diritto canonico, sede totalmente impedita. La sede può essere cioè o vacante, quando non c'è il Papa, quando il Papa è morto o ha abdicato in maniera valida, oppure può essere totalmente impedita, quando il Papa c'è, ha il munus il Papa, ma qualcuno gli impedisce di esercitare attivamente quel munus, sostanzialmente come se fosse imprigionato, e fin quando appunto non abdica comunque rimane il Papa. Quel monastero, quella struttura viene edificata per permettere ad uno dei futuri papi, Giovanni Paolo II, insieme al cardinale Ratzinger, perché in realtà Ratzinger è stata la mente che ha creato questo sistema anti-usurpazione, e poi Giovanni Paolo II ci ha messo la firma perché era il Papa, avevano il sentore che stava per succedere quella cosa, cioè era talmente diventata forte la massoneria ecclesiastica che prima o poi sarebbero riusciti a mettere un Papa all'interno, proprio sul soglio di Pietro, sul soglio petrino. E allora bisognava dare la possibilità a un Papa vero di fingere di dimettersi, cioè fingere di abdicare,
non rinunciando al munus, in modo tale che egli rimanesse papa, continuasse ad essere papa, e nel frattempo la massoneria si poteva nominare un altro papa, che in realtà però papa non era, quindi potremmo dire un falso papa, senza quindi dichiarare la fine della Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica continuava ad esistere grazie al Papa che non aveva abdicato, ma aveva solo fatto finta. Mater Ecclesiae viene quindi costruita apposta, e non solo, perché Giovanni Paolo II promulga anche la Costituzione Apostolica, l'Universi Dominici Gregis. A cosa serviva questa Costituzione Apostolica? Quando succederà che un Papa fingerà di abdicare, attivando questo sistema del diritto canonico, subito dopo deve entrare in vigore questa Costituzione Apostolica, cioè i cardinali validi, quelli eletti, cioè nominati da un Papa vero, hanno il diritto e il dovere di far valere i diritti della Chiesa Cattolica secondo quello che è scritto all'interno di questa Costituzione Apostolica. Quando cioè il Papa è in sede totalmente impedita e poi muore, bisogna applicare quello che è scritto nero su bianco legalmente in questo documento ufficiale. Arriviamo ai primi anni 2000 e arriviamo a parlare di una persona che conosciamo molto bene. Nei primi anni 2000 avviene un trasferimento di denaro da una diocesi dell'Argentina verso il Vaticano. Un trasferimento di una ingente somma di denaro. E grazie a questo trasferimento un signore che si chiama Bergoglio viene scelto come capo di una congregazione, un insieme di prelati. Questi prelati si erano riuniti tra gli anni 90 e gli anni 2000 in Svizzera, in un luogo che si chiama San Gallo, e avevano costituito quello che hanno chiamato Gruppo di San Gallo, però non gli piaceva questo nome, e allora hanno deciso di chiamarlo e di cambiarlo in Mafia di San Gallo. Il loro scopo era quello di portare al soglio di pietra, appunto, un papa, però massone, un papa massone. Viene scelto Bergoglio come capo di questa Mafia di San Gallo, e questi prelati cercano in maniera fortissima di eleggere proprio Bergoglio come papa nel 2005, quando muore Giovanni Paolo II. Non ce la fanno, anche perché non erano ancora cardinali. Bergoglio era cardinale, però gli altri ancora no. E vince Benedetto XVI, cioè l'autore di quel sistema anti-usurpazione. Benedetto XVI è stato molto bistrattato durante l'intera sua esperienza come papa, perché più volte ha combattuto proprio la massoneria, ha pubblicato documenti che andavano esattamente contro quelle aperture non cattoliche che avevano spinto in una certa direzione la Chiesa durante e dopo il Concilio Vaticano II, però aveva le mani legate, cioè non poteva fare più di tanto. E non solo, perché avendo lui una conoscenza, potremmo dire, millimetrica della massoneria, sin da quando era cardinale, capì subito che proprio lui che aveva fatto aveva inventato quel piano, grazie anche alla conoscenza del diritto tedesco, sarebbe stato lui il papa protagonista di questo cambio di scenario millenario, qualcosa che non si era mai visto, attenzione, in 2000 anni di Chiesa Cattolica. Lo sappiamo questo grazie ad alcune azioni che ha fatto sin da quando è stato eletto Papa nel 2005, e dobbiamo dire che ha fregato proprio questi suoi nemici attraverso quale sistema? Attraverso l'elezione e la nomina a cardinali proprio di quegli esponenti della Mafia di San Gallo. E poi potrete dire, e com'è? Li ha nominati cardinali, allora gli ha dato praticamente la possibilità, la strada spianata per eleggere proprio il loro Bergoglio, cioè il falso papa. Ebbene, lo ha fatto perché, secondo i documenti ufficiali della Chiesa Cattolica, quando dei cardinali si riuniscono, un gruppo di cardinali si riunisce, e loro erano diventati cardinali, per eleggere un papa al di fuori del conclave, cioè si mettono d'accordo prima dell'elezione ufficiale, quei cardinali non solo sono scomunicati, ma l'elezione non è valida. Quindi loro hanno scelto prima del conclave di mettere sul Bergoglio, ci sarà il conclave,
ma quell'elezione non sarà valida, perché appunto un gruppo dei cardinali si è messo d'accordo prima dell'elezione stessa e li ha fregati in questa maniera. Ma non solo, perché poi arriviamo all'anno decisivo, all'anno 2013, e che cosa succede? Succede che ormai Benedetto XVI non aveva alcun potere al di fuori del proprio ufficio, questo lo ebbe modo di dirlo proprio lui stesso, nessuno seguiva quelle che erano le sue indicazioni, chiedeva dei documenti e questi documenti non gli venivano dati da parte anche della sua cerchia più ristretta, e quindi di fatto era un governante che non aveva la facoltà di governare, perché di fatto nessun potere aveva. E da documenti che sono stati poi desecretati, documenti ufficiali, abbiamo anche saputo che c'è stato un tentativo di uccisione proprio nei confronti di Benedetto XVI, proprio per quelle politiche totalmente contrarie che stava cercando di avallare, di portare avanti, contro quelle invece classiche della massoneria, teologicamente incompatibili con quelle della Chiesa Cattolica. I tentativi di ucciderlo, letteralmente di ucciderlo, arrivavano da oltreoceano e non erano stati gli unici, non erano gli unici che avevano, come dire, che hanno visto protagonista il Mediterraneo, possiamo dire, proprio in quegli anni. E in quello stesso periodo ci fu anche un blocco, siamo tra il 2012 e il 2013, dei conti bancari del Vaticano, il che non permetteva al Vaticano praticamente la possibilità di fare nulla, perché non si potevano neanche ritirare i soldi ed effettuare trasferimenti di denaro, insomma aveva le mani completamente legate. E allora capì che era il momento giusto per fare tutto questo. Tra l'altro il complotto vero e proprio che doveva portarlo alla morte doveva avvenire circa tra il 2011 e il 2012, poi lì si scoprì che stava per succedere, uscì anche su tutti i giornali, e insomma bisognava muoversi, bisognava attuare proprio quel piano. Arriviamo così al febbraio del 2013, l'11 febbraio del 2013. Durante quella che potremmo definire una riunione tra cardinali, il Papa effettua una dichiarazione, legge un documento che chiama ufficialmente declaratio. Prima cosa che non va. Una rinuncia al papato si deve chiamare renunziatio, cioè appunto rinuncia, quella che potremmo definire rinunciazione. La sua non era una rinuncia, era invece una declaratio, era una dichiarazione, cioè il Papa dichiarava qualcosa, non da un punto di vista, attenzione, legale, giuridico, ma da un punto di vista pastorale, cioè da questo momento pastoralmente, cioè per quanto riguarda la guida che ho della Chiesa, mi comporterò in una maniera diversa rispetto a quello che ho fatto sinora. Ma è un documento pastorale che riguarda cioè il mio modo di guidare la Chiesa Cattolica, non è un documento che ha valenza giuridica, anche per i motivi che andiamo a dire tra poco. Legge questa declaratio in latino. Perché in latino? Non solo perché è la lingua ufficiale della Chiesa, ma anche perché solo in latino aveva la possibilità di far capire la differenza presente nel diritto canonico, che parla appunto di munus e di ministerium. Soltanto utilizzando il latino poteva distinguere questi due termini, perché i termini si traducono con un'unica parola nelle lingue romanze, a parte il tedesco, e cioè la parola ministero. Munus in italiano si traduce ministero, ministerium in italiano si traduce ministero. Se lui avesse detto io rinuncio al mio ministero, allora si poteva capire che aveva rinunciato al munus e che quindi smetteva di essere papa. Per evitare questo errore, come poi confermò anche lui successivamente, decise evidentemente di utilizzare proprio la lingua latina. Questo documento, che non è molto lungo, contiene tuttavia circa una cinquantina di errori di latino. Ratzinger era il più grande latinista al mondo, durante il Concilio Vaticano parlava il latino, per farvi capire, non è che solo scriveva, ma parlava il latino perché lo conosceva molto bene. E quando un documento giuridico nella Chiesa Cattolica, secondo la legge della Chiesa, contiene anche un solo errore formale, è come se non esistesse, non ha una valenza giuridica, non ha neanche la necessità di essere sanato. Ricordatevi questa cosa: quando un documento della Chiesa o un atto della Chiesa non ha valore giuridico, non può essere sanato perché di fatto non esiste.
Invece nel diritto nostro civile, dei paesi civili, può essere sanato un atto che ha un errore. Per esempio, abbiamo promulgato questa legge, c'era però un errore nella legge stessa, dopo questa legge abbiamo attuato quello che era scritto nella legge e allora saniamo l'errore che abbiamo fatto, diciamo vabbè ci siamo sbagliati, però tutto quello che abbiamo fatto dopo vale lo stesso. Questo non si può fare invece nella Chiesa Cattolica. Quindi non era un documento giuridico perché aveva gli errori. Aveva errori formali all'interno del documento stesso, altra cosa che ci fa classificare quel documento come documento non giuridico. E che cosa scrive Benedetto XVI nella Declaratio, che è una dichiarazione? Scrive che lui rinuncia al suo, attenzione, ministerium, cioè dichiaro di rinunciare al mio ministerium. Perché ha scritto dichiaro e non ha scritto rinuncio al mio ministerium? Qua dovete fare attenzione, se no non ci capiamo. Perché il Papa non può in maniera attiva rinunciare al proprio fare il Papa. Perché se entra in sede totalmente impedita vuol dire che c'è qualcuno che lo sta ponendo in sede totalmente impedita e qualcuno che lo fa prigioniero. È ovvio che un sovrano non si può fare prigioniero da solo, in maniera autonoma, c'è qualcuno che gli impedisce di esercitare la propria facoltà di governare. Quindi lui dichiarava di rinunciare al ministerium, era di fatto un annuncio di un qualcosa che sarebbe avvenuto nell'immediato futuro, perché qualcuno nell'immediato futuro appunto lo avrebbe posto nella sede totalmente impedita, attraverso un meccanismo che adesso vi vado a spiegare. Ministerium che mi è stato dato per mano dei cardinali, quindi un altro elemento è chiaro che lui dice praticamente io rinuncio a quel ministero non che è dato da Dio teologicamente, cioè al munus, cioè non smetto di essere papa, sarò io sempre il papa fin quando non muoio. Rinuncio invece all'esercizio attivo del ministerium perché proprio solo il ministerium è quella facoltà che viene data dai cardinali, non il munus. Quando? L'1 marzo. Mette proprio la data, secondo il sistema di calcolo romano, che è quello tradizionale vaticano, nel nostro calendario quella data corrisponde proprio al 1 marzo, cioè dice, io vi dichiaro che, vi annuncio che dal 1 marzo smetterò di esercitare attivamente il mio essere papa perché verrò posto in sede totalmente impedita. È una dichiarazione di un annuncio futuro, praticamente un qualcosa che succederà in futuro. È come se io dicessi, io dichiaro che, vi annuncio che il 1 giugno non potrò entrare più a casa mia perché la terrò aperta, terrò la sua porta aperta, si trova in via eccetera eccetera, in tale città, al suo interno si trova un tesoro molto importante con tanto oro, cioè con tanti gioielli, e arriveranno delle persone che occuperanno casa mia e si impossesseranno dei miei gioielli. È una dichiarazione pubblica che faccio. Chiaramente succederà, perché se io do la via, se dico dove si trova la mia casa, se dico che dentro è una casa molto bella, che ci sono tanti gioielli, che c'è tanto oro, è ovvio che qualcuno entrerà in casa mia, me la occuperà e io non potrò entrare più in casa mia. Dichiaro un qualcosa che certamente succederà. E infatti quella cosa poi è successa. Com'è successa? Come è stato possibile che quindi i cardinali non abbiano capito che lui non aveva rinunciato a essere papa, ma solo rinunciato al fare il papa? Innanzitutto per la lingua latina, e cioè purtroppo dopo il Concilio Vaticano II, per come sono stati configurati i seminari, ci ritroviamo oggi cardinali e vescovi che neanche conoscono, parlo di tutto il mondo, la lingua latina, nonostante sia la lingua ufficiale della Chiesa. Quindi se io ti faccio una dichiarazione in latino che tra l'altro prevede la conoscenza approfondita della legge della Chiesa, molto difficilmente tu la capirai. Subito dopo infatti sono state pubblicate le traduzioni nelle varie lingue, in circa 6 lingue del mondo, di quella dichiarazione, senza la distinzione munus ministerium. Quindi tanti uomini di Chiesa e tanti giornalisti, qua arriveremo alla prima bufala di questa serata, hanno letto non la dichiarazione originale, cosa che bisogna sempre fare quando si studia qualcosa e quando si dà una notizia, vedi il mondo del giornalismo,
andare solo ed esclusivamente alla fonte originale, non a quelle secondarie, perché altrimenti l'errore è dietro l'angolo. Loro non l'hanno fatto, hanno letto la traduzione che non prevede questa distinzione, perché non esiste una parola per distinguere il munus dal ministerium nelle diverse lingue, e allora tutti hanno capito che Papa Benedetto aveva rinunciato all'essere Papa e aveva abdicato. Dopo la dichiarazione di Benedetto c'è stato un intervento da parte di un rappresentante dei cardinali, il quale rappresentante che cosa ha detto? Ha detto sì, ci dispiace che lei, Santo Padre, abbia rinunciato all'essere Papa. Ecco là, la prima fregatura parte proprio pochi minuti dopo da quel cardinale. In quella situazione, in quella stanza, si trovavano anche dei giornalisti, evidentemente, tra cui una giornalista italiana dell'ANSA che appena ha sentito la dichiarazione del cardinale, non quella del Papa che non ha capito, ma quella del cardinale, e cioè il fatto che Benedetto XVI aveva rinunciato all'essere Papa, fonte secondaria, e oggi le nostre televisioni sono vittime di un analfabetismo enorme, bestiale, di coloro che dovrebbero fare comunicazione e che non vanno alla fonte originale, ci raccontano fregnacce dalla mattina alla sera perché non sanno fare il loro mestiere incredibilmente e vergognosamente. L'Italia è protagonista purtroppo di questa situazione incredibile. Sente quello che dice il cardinale, allora pensa, allora vuol dire che il Papa ha rinunciato, è una notizia di portata storica, dobbiamo lanciare il tweet. Ottiene l'autorizzazione da parte della Santa Sede, lancia il tweet dove scrive Papa Benedetto XVI ha rinunciato al papato e quindi si è dimesso, ha abdicato. Quel tweet fa il giro del mondo e la notizia che il Papa non è più il Papa, ecco che diviene di portata pubblica. Come classifichiamo quella notizia? Come fake news, come notizia falsa o come bufala? Non era una fake news. Perché le fake news sono notizie completamente inventate, sono notizie false, quindi non parzialmente vere, sono completamente false. Io mi sveglio la mattina, mi invento un qualcosa che non esiste, che non è mai esistito, lancio la notizia e quella è una fake news. Non ha fatto questo la giornalista italiana, ha miscompreso un qualcosa che è avvenuto realmente, ha unito il vero con il falso, perché aveva rinunciato al ministero, non al munus, però di fatto a qualcosa aveva rinunciato il Papa, e dunque ha messo in giro quella che è una bufala. Bufala da un punto di vista etimologico significa fregatura, è un qualcosa che ti frega, un qualcosa che mescola il vero con il falso, e quella bufala però ce la ritroviamo anche adesso. Quando io sento Papa Francesco, ahimè, siete vittime di questa bufala enorme, perché ancora non è stata risolta. Ma andiamo con ordine. Quindi viene lanciata questa notizia in tutto il mondo. Qual era il comportamento corretto che dovevano fare i cardinali dopo questa dichiarazione, da un punto di vista legale? Il Papa dice che appunto vuole cambiare il proprio modo di esercitare il proprio potere, e allora gli dobbiamo nominare un vicario. C'è un vicario che faccia le veci del Papa, ma non un altro Papa, perché il Papa ancora c'è e appunto è l'unico in possesso del munus vetrino. O non hanno capito o non hanno voluto, qua non lo sappiamo, non dobbiamo andare alle dietrologie a tutti i costi perché non ne abbiamo la facoltà e non dobbiamo quindi permetterci di farlo. Sappiamo soltanto il dato ufficiale è questo, che i cardinali agiscono in una certa maniera. Il Papa aveva scritto il 1 marzo, quindi i cardinali capiscono, questo vuol dire che il 1 marzo noi dobbiamo, coordinare, dobbiamo dichiarare il nuovo conclave perché Papa Benedetto non sarà più Papa, è come se è morto di fatto proprio il 1 marzo. Tra l'altro, l'abdicazione di un Papa, da un punto di vista giuridico, è un atto puro. Atto puro vuol dire che avviene, si attua nel momento stesso in cui viene dichiarato, un po' come il matrimonio. Quindi se io dichiaro di rinunciare all'essere Papa, immediatamente non sono più Papa, perché è un atto puro. Se differisco quella mia rinuncia, l'atto non è più puro, l'atto non è più giuridicamente valido.
Più volte il Papa poi, fino al 1 marzo, e fin quando poi non è andato a Mater Ecclesiae, ha sottolineato il fatto che il Papa era lui e avrebbe continuato ad essere lui fin quando non sarebbe morto, però all'epoca non si capiva bene, perché effettivamente, essendo la prima volta nella storia, non si poteva subito capire quello che stava succedendo. È importante sempre una prospettiva storica su quello che abbiamo alle nostre spalle. E viene quindi chiamato, ecco, questo nuovo conclave, e lì ecco allora che i cardinali, che facevano parte della mafia di San Gallo, possono agire e possono finalmente mettere il loro beniamino vestito di bianco. Bergoglio già da quando era vescovo era massone, quindi era già scomunicato all'epoca, già all'epoca ne ha combinate di tutti i colori, e lì addirittura inizia a vestirsi di bianco, non da papa. Sì, perché il vestito di quello che dobbiamo chiamare Bergoglio è sempre stato diverso dal vestito da papa. Non lo possono vestire da papa perché appunto non ha la validità giuridica per farlo. E per questo motivo, per esempio, non ha indossato, chiamiamolo, la mantella rossa all'atto della sua elezione. In più dovete sapere che quando una persona che fa parte della Chiesa appoggia quelle che vengono definite, che sono state dichiarate ufficialmente come eresie, allora viene ancora una volta automaticamente scomunicato, senza che vi sia alcuna dichiarazione pubblica da parte dei suoi superiori. Cioè, se io mi professo un ariano, visto che l'arianesimo è stato già condannato dalla Chiesa nei documenti ufficiali ed è stato scomunicato come eresia, appunto, allora io sono automaticamente scomunicato, cioè sono fuori dalla Chiesa Cattolica. Ormai Bergoglio ha acquistato almeno una decina di scomuniche grazie a tutti gli atti che ha fatto, sia prima sia dopo la sua elezione ad antipapa. Antipapa è giusta questa denominazione, anche qua dobbiamo chiarire, e cioè nel corso della storia della Chiesa abbiamo avuto poco più di una quarantina di antipapi, cioè di cosiddetti papi non eletti validamente, che però volevano essere loro papi, e alla fine poi c'è stata una, sistemazione da un punto di vista politico che ha stabilito chi era il vero papa, chi era stato cioè eletto in maniera valida e chi invece non lo era. Talvolta sono stati anche 3, e quindi più di 2 gli antipapi che hanno convissuto. Però mai nessun antipapa, cioè papa non canonicamente eletto, si era imposto sul soglio pietrino, quindi proprio nella città del Vaticano, fingendo di esserlo e con tutti i media che o fanno finto o per il completo quasi analfabetismo dei giornalisti che ci ritroviamo oggi incredibilmente in questo settore, che è un mondo che conosco molto bene io purtroppo, con questa quindi grande acclamazione proprio da parte dei media, cioè un fingere che una persona sia papa quando invece non lo è e non lo è mai stato e non lo potrà mai essere, perché l'atto invalido del suo conclave non è sanabile secondo appunto le leggi della Chiesa Cattolica. Non solo, perché dovete sapere che ci sono altri principi sempre nella legge della Chiesa che stabiliscono, per esempio, il fatto che quando un papa, attenzione, un papa o quello che dovrebbe essere il papa, sposa delle eresie in maniera pervicace, cioè con grande ostinazione, nonostante qualcuno glielo dica, guardi Santo Padre che ha sbagliato, e in maniera pertinace, con una grande tenacia, automaticamente il conclave che lo ha eletto è invalido, non è più valido, e il Papa stesso smette di essere Papa. Questo non è mai successo perché nell'elenco, nel lungo elenco di papi, sono stati 265 se non sbaglio papi fino all'ultimo, cioè fino a Benedetto XVI, mai nessun papa è andato contro la dottrina cattolica. Se vi ricordate, un tempo addirittura si facevano le crociate e quindi hai voglia se si andava a difendere la dottrina cattolica, che non è mai cambiata tra l'altro, sin dagli inizi si è sempre di più approfondita eccetera, ma non si è mai affermato il contrario di quello che era stato stabilito precedentemente. Questo non è mai successo. Un paio di volte qualche papa è caduto in alcuni errori vicini all'eresia, poi però quando gli uomini a lui vicino gli hanno detto guardi Santo Padre che qua ha sbagliato, allora subito poi questi papi sono corsi ai ripari.
Stavolta invece abbiamo sì uno che dovrebbe essere papa, ma che appunto canonicamente non lo è, che più volte ha sposato eresie, addirittura ha compiuto e continua a compiere incredibilmente atti di idolatria. Vedi ottobre 2019, intronizzazione di una divinità non cattolica proprio sulla cattedra, sull'altare della cattedrale di San Pietro, cosa mai avvenuta prima in 2000 anni di storia. Vedi processione che ha portato questa divinità non cattolica all'interno della basilica, vedi culto che si è tenuto nei confronti di questa divinità nei giardini vaticani. Siamo alla follia, tutto in diretta, è venuto e ci sono ancora i video. Vedi agosto 2022 con un rituale non cattolico al quale ha partecipato il nostro vescovo scomunicato, ma vestito di bianco. Anche i domenicani si vestono di bianco, ma non è che sono papi evidentemente, in Canada, insieme a appartenenti di una tribù degli indiani d'America, e che evidentemente nulla hanno a che fare con i riti cattolici, e che oltretutto hanno fatto riferimento a spiriti che nella teologia cattolica sono dei demoni, e quindi un papa non può con i suoi cardinali oltretutto partecipare ad un rituale del genere. Quindi anche in questo caso sempre la Chiesa Cattolica tutela i diritti di se stessa e afferma che quel Papa non è il Papa. Per fortuna però non lo era già prima, e quindi abbiamo un'ulteriore conferma di tutto questo. Non solo, perché sempre la legge della Chiesa stabilisce che quando qualcuno appartenente alla Chiesa stessa, per esempio un teologo, una persona comunque di spessore, mette in rilievo dei dubbi su qualcosa che abbiano a che fare per esempio con la stessa giurisprudenza della Chiesa, c'è un tot di mesi entro i quali la Santa Sede è tenuta e obbligata a dare risposta a quei dubbi, per esempio avviando un'indagine interna. Se la Santa Sede questa indagine non la compie, se non si pronuncia nei confronti dei dubbi che sono stati espressi, automaticamente dopo quel tot di mesi i dubbi sono stati accolti. È come se fosse il tacito assenso, quindi la Santa Sede conferma la veridicità dei dubbi stessi e di fatto non c'è bisogno più di alcun pronunciamento. Sin dal 2016 ci sono stati questi dubbi, chiamiamoli in questa maniera, che sono stati proclamati da varie parti del mondo e da teologi, da persone molto esperte nei confronti della Santa Sede. Evidentemente non potevano al momento ancora confermare nulla, quindi hanno fatto passare quel tot di mesi, ancora una volta quindi hanno confermato il fatto che non esiste alcun Papa Francesco nella Chiesa Cattolica. Ma è giusto chiamarlo Papa Francesco? Cioè la denominazione Papa è corretta? Vedete come stiamo sviscerando un tema per capire effettivamente cosa è vero e cosa non è vero? Sì, non dalla prospettiva della Chiesa Cattolica, perché diversi capi di altre chiese, vedi la Chiesa copto-ortodossa, si chiamano papi. Abbiamo il Papa Tizio, il Papa Caio, non per questo sono papi della Chiesa Cattolica, però sono papi secondo la loro Chiesa. Quindi in effetti Benedetto XVI ha scismato la Chiesa Cattolica. Tutti coloro che hanno continuato a celebrare in comunione con lui e a partecipare quindi a celebrazioni che sono avvenute in comunione con il vero Papa hanno continuato a rimanere nella Chiesa Cattolica, perché è cattolico soltanto chi partecipa a celebrazioni dette in comunione con il vero Papa, non con altre persone. Quindi la Chiesa Cattolica ha continuato a rimanere, ma automaticamente ha scismato quelli che hanno fatto parte, e quelli che continuano a fare parte tuttora, della Chiesa di Bergoglio, che appunto non è più la Chiesa Cattolica sin dal 2013. Quindi Bergoglio ha dato vita ad una nuova Chiesa, una sua nuova Chiesa simile a quelle protestanti. Lui è il Papa evidentemente di questa Chiesa, è Papa Francesco, ma non esiste nessun Papa Francesco nella lista appunto della Chiesa Cattolica. Questo è importante anche per l'identità attuale di coloro che si professano cattolici o comunque vicini a questo mondo, ma che di fatto non lo sono più, se appunto continuano a partecipare a celebrazioni nelle nostre chiese che avvengono in comunione con uno che non è Papa. Nel 2020, mentre prima abbiamo avuto delle ufficializzazioni indirette di questa situazione, nel 2020 invece le cose cambiano, perché abbiamo avuto la conferma diretta in quanto si è pronunciata proprio la Santa Sede per chiarire questa cosa. Si vede che i tempi erano maturi.
Infatti, proprio in quell'anno viene pubblicato, come sempre, l'Annuario Pontificio. E l'Annuario Pontificio, per la prima volta, non conteneva, di fatto aveva cancellato, eliminato, quelli che sono i titoli storici del pontefice della Chiesa Cattolica. Sono titoli che non possono essere eliminati perché di tipo teologico, cioè il Papa è il vicario di Cristo da un punto di vista teologico, perché è scritto appunto nelle Sacre Scritture. Dobbiamo sempre pensare in ottica di fede quando parliamo di ambito teologico, mi raccomando. E siccome la Sacra Scrittura è normativa, non può essere cambiata, il Papa è tale soltanto se continua ad essere riconosciuto come vicario di Cristo. Avendo eliminato questi titoli di tipo teologico, dogmatico, nell'Annuario Pontificio del 2020, si è confermato che quei titoli non appartengono a Jorge Mario Bergoglio, che appunto non è Papa, e veniva chiamato soltanto come Papa Francesco, appunto come il Papa di questa nuova Chiesa. La situazione però incredibile in cui versa attualmente la Chiesa è simile ad un'altra che si è vissuta un bel po' di secoli addietro. Prima di dirvi questa cosa però ve ne dico un'altra. Se Benedetto XVI non avesse rinunciato a fare il Papa, non avesse finto l'abdicazione, probabilmente allora sì che sarebbe stato ucciso, visto che diversi erano stati ormai i tentativi. E allora lì sì che sarebbe terminata la Chiesa Cattolica, e cioè la nostra identità culturale, una delle due matrici, vi ricordo. Perché allora Jorge Mario Bergoglio sarebbe stato nominato come Papa reale e allora avrebbe potuto distruggere tranquillamente la Chiesa, avendo il titolo anche giuridico per poterlo fare. Una nota di colore. Non so se conoscete Renuccio Boscolo. Renuccio Boscolo è considerato come il più importante traduttore, interprete italiano delle centurie di Nostradamus, delle profezie di Nostradamus, no? Avete presente Nostradamus, no? Che viene dipinto come un profeta del Rinascimento che avrebbe anticipato il futuro, eccetera, eccetera. In realtà no. Nostradamus non era un mago, era semplicemente una persona molto acculturata che ha avuto la possibilità, la facoltà di andare a studiare in importanti biblioteche europee e che era quindi giunto a delle conoscenze che non poteva rivelare ad altre in maniera pubblica, perché c'era la Chiesa Cattolica che gli andava contro, avrebbe rischiato l'Inquisizione. E allora aveva dovuto scrivere queste cosiddette profezie nascondendo in realtà le conoscenze che aveva appreso grazie a queste sue letture. Renuccio Boscolo però negli anni 2000 riuscì incredibilmente ad anticipare che dopo Benedetto XVI sarebbe stato eletto Bergoglio. Tanto è vero che era stato intervistato da alcuni giornali, ancora adesso ci sono questi giornali che lo testimoniano, e aveva detto: guardate che il prossimo ad essere eletto come Papa sarà Bergoglio. Però nessuno all'epoca conosceva la mafia di San Gallo, nessuno sapeva che era lui il beniamino di questo gruppo di conclavi. E allora Renuccio Boscolo, qua facciamo un'ipotesi, aveva, come dire, interpretato bene le profezie di Nostradamus, oppure era in contatto con quegli ambienti che già all'epoca volevano posizionare Bergoglio come successore di Benedetto XVI. Credo che sia più probabile questa seconda ipotesi. Il momento storico più vicino a quello che stiamo vivendo oggi e che abbiamo vissuto a partire circa dal IV secolo è quello dell'arianesimo, cioè un vescovo che ha un po' modificato la dottrina cattolica, non entriamo nei particolari, e che era riuscito praticamente a convincere quasi tutti i prelati del tempo, attenzione a fare il raffronto con quello che è successo e sta succedendo oggi, sul fatto che lui aveva ragione, e cioè che le cose stavano come diceva lui che era ario, l'abbiamo studiato tutti a scuola, e quindi bisognava diventare ariani. In quel momento, e considerate che parecchi secoli è durato l'arianesimo, quasi tutti i prelati avevano smesso di essere cattolici e avevano abbracciato in una maniera o nell'altra l'arianesimo, cioè le messe non erano più cattoliche, erano ariane. Certo, Ario non faceva finta di essere Papa, ma questo è un altro discorso. Oggi cosa sta succedendo? La stessa cosa. Cioè, sono pochissimi i sacerdoti, i vescovi, i frati, eccetera, che non hanno riconosciuto Bergoglio come Papa,
che hanno continuato a celebrare in comunione con l'unico Papa, cioè con Benedetto XVI, e che quindi hanno continuato sempre ad essere nella Chiesa Cattolica. Se voi andate a messa in una qualsiasi chiesa, sappiate che non state partecipando a quella che ufficialmente è una chiesa cattolica, una messa cattolica. E quindi è un qualcosa di molto vicino a quello che stiamo vivendo oggi. Già all'epoca c'era qualcuno che si era accorto però di questa totale problematica all'interno della Chiesa e che quindi continuava ad essere cattolico anche se l'arianesimo imperversava in tutta l'Europa. Anche adesso tutto questo è successo proprio a partire dal 2016 grazie a delle persone molto serie, dei prelati, dei sacerdoti che hanno visto che c'era qualcosa che non andava. Il primo a rendersene conto è stato un sacerdote italiano che si chiama Don Alessandro Maria Minutella, e questo sacerdote contro tutte le leggi della Chiesa è stato, pensate, scomunicato in maniera invalida, perché tutti gli atti effettuati dalla Chiesa di Bergoglio non sono validi per la Chiesa Cattolica, non esistono, 2 volte. Le 2 scomuniche sappiate che non esistono nella Chiesa Cattolica, cioè non si può scomunicare 2 volte perché non ha nessun senso, si scomunica una volta una persona viene tolta dalla Chiesa e non 2, ma senza processo. Il processo non poteva essere fatto, perché se si fosse fatto il processo, allora tutti avrebbero scoperto che appunto Bergoglio non era Papa e che aveva ragione proprio questo sacerdote, che poi è stato seguito da tanti altri sacerdoti e tanti altri fedeli di tutto il mondo. Qualche altro poi ha subito la stessa sorte, ma c'è di più. Perché vi ricordate la Costituzione Apostolica a cui vi avevo accennato poco fa? E cioè quella che dava la soluzione per la situazione grave in cui sarebbe entrata la Chiesa Cattolica di lì a poco, grazie a Giovanni Paolo II e Ratzinger. Bene, è proprio qua che agisce la Costituzione Apostolica. Per quale motivo? Perché nella storia moderna non è mai successo che tra la morte di un Papa, 31 dicembre 2022, fino alla proclamazione di un nuovo conclave passasse così tanto tempo, e siamo già a maggio, ancora non è stato indetto un nuovo conclave per proclamare un nuovo Papa. E voi capite che se c'è un colpo di Stato in Italia, ed è avvenuto 10 anni fa nel nostro territorio, questo colpo di Stato è molto pericoloso per ciascuno di noi, anche perché ciò che è scritto nei documenti ufficiali, che magari non tutti conoscono, però che sono liberamente accessibili da parte di tutti, di questi gruppi, di queste enclave appunto molto ristrette di persone, lo possiamo conoscere tutti. E queste politiche sono molto pericolose per la vita di ciascuno di noi. Abbiamo visto qualcosa anche molto di recente. E allora per questo motivo tutti noi dobbiamo avere ben chiara la situazione che abbiamo nel nostro paese, in primis come italiani. Qual è la soluzione? È passato così tanto tempo, i cardinali validi, quelli nominati in maniera valida, hanno il diritto e l'obbligo e il dovere di indire un processo canonico, un'indagine canonica per risolvere subito la questione da un punto di vista ufficiale, per proclamare invalido ufficialmente il conclave del 2013, altrimenti tutti i successivi conclavi saranno invalidi. Va via Bergoglio? Non è la soluzione, perché con il nuovo conclave, partecipando cardinali non validi, cioè quelli nominati da un falso Papa, da Bergoglio, anche il nuovo Papa sarà invalido, e quindi ciao ciao Italia, ciao ciao politiche italiane, visti i patti lateranensi e vista la preminenza che ha la Chiesa anche nelle politiche che vengono scelte in Italia, e quindi chissà che cosa dovranno subire i nostri figli e quelli che verranno dopo di noi, ma anche noi stessi. E allora si proclama come invalido quel conclave, si risolve in 448 la situazione e finalmente si potrà indire un conclave valido e si potrà eleggere appunto un Papa da un punto di vista canonico valido e senza alcun problema. Nel mio libro ho quindi parlato di fake news, ho quindi parlato di bufale, ho parlato di teorie del complotto, e l'ultimo passaggio è quello della falsa credenza. Tutti voi qua eravate vittima di questa falsa credenza, una falsa credenza che partiva però da una bugia mediatica. Falsa credenza vuol dire che siete convinti di un qualcosa che è talmente introiettato all'interno di voi stessi, come il fatto che l'acqua sia blu. Il mio libro si chiama L'acqua è blu ma non a scuola, quando invece le cose non stanno così, ok? E allora
tutto questo io poi sono andato a ritrovarlo nei testi scolastici. Lo sapete che gran parte delle cose che studiate a scuola sono state smentite da decenni nella letteratura scientifica, però voi la studiate e quindi poi credete che quelle cose siano vere. Voi pensate che l'acqua sia trasparente, da un punto di vista fisico le cose non stanno così, però studiate quello a scuola e lo studiate sin dalle elementari, quindi pensate poi quello che studierete anche alle medie, alle superiori e persino all'università. Ho ritrovato tutto questo grazie agli esperti che naturalmente hanno collaborato con me, professori universitari eccetera, e poi insieme ci siamo resi conto che è incredibile che i nostri bambini studino queste cose quando hanno almeno 6 anni e le conoscenze false che acquisiscono a quell'età rimangono per sempre nella loro mente, perché poi costituiscono la base sulla quale vanno a costruire tutte le conoscenze successive. E poi si va a finire appunto di credere che uno vestito di bianco sia il Papa solo perché si veste di bianco e si affaccia dalla finestra di San Pietro. Ma insieme a questi esperti abbiamo anche cercato di confezionare in maniera corretta, scientificamente fondata, quelle informazioni sbagliate che tutti però studiano nei libri di scuola. Considerate che dal 2020 ad oggi, dalla grande crisi del Covid fino ad oggi, le case editrici forse hanno investito di meno e stanno stampando dei libri ancora più vergognosi rispetto a quelli che venivano stampati fino al 2019. Piuttosto che migliorare, stiamo tornando indietro e quindi la scuola è sempre più paradossalmente pericolosa per tutti i nostri figli e per tutti gli studenti e tutti gli scolari. Allora, se voi deciderete di leggere questo mio libro, L'acqua è blu ma non a scuola, è scientifico sì, però è scritto volutamente con un linguaggio divulgativo accessibile a tutti, lo trovate su tutti i siti, lo potete ordinare in libreria dove volete, allora sarete un po' meno vittima di tutto questo. E vi lascio con un aforisma che ho coniato apposta per questo libro. Quello che loro oggi chiamano complottismo, un tempo si chiamava giornalismo. A presto da Ivan Fiorillo.